Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Bimbi Boss e come già vi avevo un po' anticipato, eccolo qui. Qua dentro c'è il nostro meraviglioso nuovo Bimbi TM6, il neonato di casa Forwerk. Questa è una grandissima novità perché il Bimbi TM6 sarà in consegna per tutti da giugno, anche per noi di Bimbi Boss. Ok, apriamolo, che non vedo l'ora di vederlo. Scatolone bello grande. La prima cosa che troviamo è, ad occhio e croce, penso che sia il Varoma. Ed è il Varoma col vassoio e il recipiente col coperchio. E questa è la scatola numero 1. Poi ci troviamo il libretto delle istruzioni del Bimbi e il libro per gli amanti della carta stampata. Poi un separé e lui. Opla! Il peso è sempre uguale. Ok, tiriamo fuori il nostro coperchio del Varoma, qui c'è la spatola, che bella, nuova, più sottile e di gomma morbida, sembrano le lecapentole. La farfalla, il recipiente del Varoma, facciamo così, qua abbiamo il nuovo misurino che mettiamo subito in posizione e il vassoio e qua il paraschizzi, novità Bimbi TM6. Allora, la prima cosa che balza all'occhio è la grandezza dello schermo, che è enorme, 6.8, perciò proprio figo, figo, figo. Una cosa che trovo una figata è la nuova concezione del misurino, che ha queste due clip morbide che si incastrano perfettamente sul coperchio e quando fai le preparazioni e tiri via il coperchio e ti dimentichi non ti parte più il misurino e ti distrugge la casa, perciò bello, brava Forwerk, ci piace. Un'altra figata è questa, il paraschizzi, che prima usavamo il cestello appoggiato sopra, ma avere un bel paraschizzi per quando fai le marmellate, il sugo, da appoggiarci sopra, io lo trovo geniale, bravi. Per quanto riguarda il boccale, la capienza è rimasta invariata, perciò 2 litri e 2. È sempre formato da ghiera, gruppo coltelli che sono stati studiati per le alte temperature e in più hanno aggiunto la valvola di sicurezza per fare in modo di non mettere il Bimbi senza gruppo coltelli, rovinando e distruggendo tutto. Ok, abbiamo altresì il nuovo cestello con coperchio. Hanno aggiunto il coperchio per fare in modo di non strabordare con gli alimenti, tipo ho a cena 24 persone, allora penso di mettere 40 kg di piselli o di fagioli qua dentro, distruggendo il Bimbi. No, massimo questo e va bene così.
Poi la farfalla, che sempre la velocità massima è 4, non di più, se no la distruggete. Povera farfalla. La nuova spatola, che è meravigliosa, è proprio bella. E sul boccale riesce a staccare qualsiasi residuo. Dopodiché, ultimo, ma non ultimo per importanza, il varoma. Sempre formato da recipiente, vassoio e coperchio. Poi abbiamo anche il nostro libretto di istruzioni. Mi raccomando, leggetelo. Va bene affidarsi alle vostre incaricate, però non si sa mai nella vita, è sempre meglio leggerlo. E poi, come ultima cosa, il libro del Bimbi TM6, che a differenza degli altri libri non ha le ricette, ha delle foto, ha per ogni ricetta diviso il tempo, le porzioni, il grado di difficoltà, le chilocalorie per porzione, se siete come me attenti alla linea, credici, e gli alimenti che vengono usati. Perché non hanno messo il procedimento? Perché è già tutto qua dentro, non avete bisogno di fare niente col nuovo Bimbi TM6. Potete comunque fare le ricette in modalità manuale. Per accendere il Bimbi basterà cliccare sulla rotella o la manovella o il tasto. Ci metterà un po' di tempo ad accendersi. E la prima schermata che ci troviamo è questa, divisa per tempo, temperatura e velocità lame. Nella stessa videata, cliccando sulle lame, potete cambiare il senso di marcia, orario o antiorario. E questa era la videata della modalità manuale di Bimbi, che c'è sempre stata e ci sarà sempre. Ora, scopriamo le nuove funzioni. Abbiamo il tasto bilancia, che adesso pesa di grammo in grammo. Il tasto spiga, lo conosciamo tutti per impastare, impasti per la pizza, per il pane e quant'altro. La modalità turbo, praticamente il nostro Bimbi diventa un propulsore di un jet, da tanto che va veloce. Poi c'è una novità veramente bella, la pulizia. Aggiungendo dell'acqua e dell'aceto, il Bimbi automaticamente rileverà quanto sporco ha all'interno del boccale e si pulirà da solo. E questa è una figata vera, soprattutto per chi come me lo usa tantissimo. Ed ecco una bellissima novità, anche il bollitore, in cui ci si aprirà questa schermata con la facoltà di decidere a che temperatura scaldare l'acqua. Poi abbiamo la funzione frullatore, in cui il Bimbi passerà da velocità 6 a velocità 8 e frullerà i nostri alimenti, ideale per le vellutate. Altra novità, la cottura lenta. Quando cliccherete sopra si aprirà queste tips, queste info che ti dà il Bimbi. Cliccando X si passa alla schermata in cui la prima cosa che balza all'occhio è il tempo. Potremo fare delle cotture gourmet tipo arrosti, stracotto d'asino e il Bimbi andrà per 8 ore. La temperatura massima sarà di 95 gradi. Poi abbiamo la cottura sottovuoto. Cliccando si apre la nostra schermata con i suggerimenti e le tips. E poi abbiamo la nostra schermata di impostazioni. Il Bimbi non fa il sottovuoto, dovremo inserire degli alimenti già sottovuoto all'interno del cestello del Bimbi. La cottura sottovuoto serve per tutte quelle cotture lente a basse temperature. Il nuovissimo tasto è la funzione fermentazione. Cliccandolo avremo sempre i nostri suggerimenti. Ed eccoci qua. Cosa serve la funzione fermentazione? Per creare degli yogurt perfetti veramente in pochissimo tempo. Potremo anche aiutare le nostre lievitazioni per il pane, per la pizza, direttamente nel varoma mettendo la funzione fermentazione.
E queste sono le nuove impostazioni introdotte col TM6, ma attenzione, il bimbi è sempre in evoluzione, perciò non mi stupirei se con i nuovi aggiornamenti vedrete tante nuove iconcine apparire, perciò vi terrò informati. Scorrendo di nuovo lo schermo, accediamo a Cookidoo. Cos'è Cookidoo? È la piattaforma di Fourwork dove troverete precaricate più di 40.000 ricette da tutto il mondo, dove potete tranquillamente prendere ispirazione e sbizzarrirvi in cucina col TM6. Una novità sarà la possibilità in modalità guidata del bimbi di arrivare a 160 gradi per tutte quelle preparazioni che richiedono le alte temperature, tipo il caramello, tipo arrosti che hanno bisogno di alte temperature per cuocere, per sviluppare la crosticina sulla carne. Potrete farlo solo ed esclusivamente in modalità guidata e non manuale. E questo è il bimbi TM6. Io voglio ringraziare nuovamente Annalisa Firpo per averci dato la possibilità di scoprire il TM6 in anteprima, perciò un bacione grande, grazie mille Annalisa. Se avete delle domande scrivetele nei commenti, noi saremo felici di rispondervi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare mi piace. Noi ci vediamo alla prossima ricetta e rimanete sintonizzati perché a breve organizzeremo un evento dedicato al bimbi TM6. Un bacione di nuovo da Bimbi Boss. Ciao!